Questo è il boschetto di Geda, dimora dei saggi e abitato dal re dell'ascetismo, sorgente di gioia per me. I mortali vengono purificati dalle azioni, dalla conoscenza, dall'ascetismo, dalla virtù e dal retto vivere, non da nascita o ricchezza. Pertanto il saggio, per suo beneficio, penetra il Dharma e ottiene la purezza tramite la saggezza, la virtù e la calma, come Shariputra, il monaco che è andato al di là, l'eccelso. Quando il Buddha accettò l'invito di Anathapindika di visitare Savatthi, quest'ultimo, alla ricerca di un luogo per la residenza del Buddha, scoprì che il parco apparteneva al principe Jetakumara. Quando gli chiese se poteva comprarlo, Jetakumara rispose: neanche se potessi coprire l'intera area di monete. La questione fu portata davanti ad un giudice, la cui sentenza fu che se quanto affermato da Jetakumara veniva portato a termine, Anathapindika aveva il diritto di comprarlo. Così Anathapindika fece portare i soldi con dei carri e coprì l'area del Jetavana con monete poste una di fianco all'altra. Rimase però scoperta solo una piccola porzione di terreno e allora Anathapindika mandò i suoi servi a prendere altri soldi, ma Jetakumara, ispirato dalla serietà del seguace buddista, chiese se fosse possibile per lui donare quel piccolo pezzo di terreno. Anathapindika accettò e Jetakumara ci fece costruire una porta d'ingresso sovrastata da una stanza. Sul terreno acquistato, Anathapindika fece costruire stanze, abitazioni, luoghi di ritiro, chiostri, stanze con camini, sale per gli esercizi fisici, capanne, bagni, laghetti e sorgenti. Fuori dalla porta d'ingresso, Anathapindika piantò un albero Bodhi, che viene chiamato in seguito Ananda Bodhi. Si dice che Anathapindika abbia pagato 180 milioni per l'acquisto del luogo, tutti spesi da Jetakumara per la costruzione della porta d'entrata che aveva detto avrebbe donato. Oltre a questo, Jetakumara fornì poi molti alberi di valore per il legname. La cerimonia di consacrazione fu di grande splendore. Anathapindika partecipò con 500 banchieri, suo figlio insieme a 500 giovani, sua moglie con 500 altre nobildonne e le sue figlie con 500 altre giovani donne. Le festività durarono per 9 mesi. Di solito si fa riferimento a questo complesso monastico usando il nome di Jetavane Anathapindika Saharama. In pali significa appunto il boschetto di Geda, monastero di Anathapindika. Commentari dicono che questo fu fatto di proposito, su suggerimento del Buddha, in modo che i nomi di entrambi i proprietari fossero registrati e che le persone si ricordassero dei due uomini, entrambi estremamente generosi per la causa della religione, fornendo un esempio per gli altri. Questo luogo si trova nominato anche col nome di Jetarama. Secondo una descrizione fornita da Faxia, monaco buddista e traduttore cinese, il complesso monastico era originariamente diviso in 7 sezioni, pieno di tutti i tipi di offerte, di stendardi, ricamati e tendoni, e lampade bruciavano dal tramonto all'alba. Un giorno un topo, tenendo in bocca il bacchetto acceso di una lampada, incendiò dei tendoni e tutte le 7 sezioni furono completamente distrutte. Il complesso fu ricostruito in 2 sezioni, con 2 entrate principali, una a est e una a ovest. Il Jetavana è attualmente un parco storico, con i resti degli antichi edifici. Visitare Savatthi e Jevatana fa parte del percorso di pellegrinaggio buddista nel nord dell'India e il luogo più venerato di Jevatana è Kandakuti, dove il Buddha era solito stare.
nel suono della campana del tempio di Jetavana vi è l'eco dell'impermanenza di tutte le cose. Il colore dei fiori di sciala rivela la verità, la ricchezza si deteriora. Neanche gli arroganti resistono, come un sogno in una notte di primavera, e svaniscono infine i potenti, come polvere nel vento.